Se hai pranzato o cenato in un ristorante italiano, probabilmente ti sarai chiesto o chiesta: devo lasciare la mancia? Se sì, quanto devo lasciare? In questo video parliamo proprio della mancia. Vedremo qual è l'usanza italiana in termini di mancia. Vedremo alcune espressioni che potresti utilizzare per risultare assolutamente naturale in italiano al momento di lasciare la mancia. E infine vedremo anche l'origine di questa parola e di questa usanza. Cominciamo? Sicuramente conosci il significato della parola mancia. La mancia è quella somma di denaro aggiuntiva che viene lasciata in segno di riconoscimento e di apprezzamento del servizio ricevuto in un ristorante, in un bar, in un hotel, da un tassista. Ma la mancia può essere lasciata anche al ragazzo che porta il cibo a casa. Ma quali espressioni potresti usare per lasciare la mancia in un ristorante, per esempio, e risultare assolutamente naturale? Immagina di essere in un bel ristorante in Italia, consumi un pasto delizioso ed è il momento di pagare il conto. Il conto ammonta a 46 euro e vorresti quindi lasciare 4 euro di mancia per arrivare a 50 euro. Potresti quindi andare alla cassa, porgere i 50 euro e dire: tenga pure il resto. La persona capirà che i 4 euro aggiuntivi sono di mancia. Molti ristoranti oggi, di fronte alla cassa, hanno anche dei contenitori con scritto mancia in cui è possibile inserire delle monete. Quindi è possibile anche semplicemente inserire i soldi all'interno di questi contenitori, ma un'espressione molto naturale potrebbe essere tenga il resto. Oppure siamo a posto così. Siamo a posto così, grazie, arrivederci. Un'espressione che uso molto io è il resto è per i ragazzi. È un'espressione che si usa soprattutto quando sappiamo che la persona alla cassa è il proprietario o la proprietaria del ristorante e quindi dicendo il resto è per i ragazzi, l'altra persona capirà che la mancia va distribuita tra i ragazzi, ossia i camerieri, il barista, il cuoco e così via. Detto questo, esistono delle regole in Italia in termini di mancia? Qual è l'usanza italiana? Bene, in Italia e nella maggior parte dei paesi europei la mancia è facoltativa. Non è obbligatorio lasciare la mancia. Il conto include già una quota aggiuntiva per il servizio. Per questo motivo la mancia non è obbligatoria, però è sicuramente molto apprezzata. Io da diversi anni lascio volentieri la mancia, soprattutto quando apprezzo particolarmente il servizio ricevuto. Ovviamente non esiste neanche una regola sulla cifra da lasciare come mancia. Può essere un 10% del conto, oppure può essere una quantità di denaro necessaria per fare cifra tonda, per arrotondare il totale alla decina. Per esempio, se il conto è di 47 euro, posso lasciare 3 euro di mancia per fare cifra tonda e quindi per pagare 50 euro. Una cifra tonda. Quindi la mancia non è obbligatoria, non esiste una regola sull'entità della mancia in termini monetari, ma è sicuramente molto apprezzata da chi lavora in un locale. Arriviamo a uno dei punti più interessanti di questo video. Qual è l'origine della mancia? Sia a livello etimologico, sia a livello di usanza. La parola mancia deriva dal francese manche, che significa manica. Ma che cosa c'entrano le maniche con la mancia? Sempre a partire dalla parola francese manche, esistono due origini, due versioni differenti. La prima riguarda i tornei cavallereschi del Medioevo. Quando durante il Medioevo i cavalieri partecipavano ai tornei, le dame lasciavano al proprio cavaliere una manica del loro vestito,
come gesto simbolico, in segno di riconoscimento o amore. Era quindi un dono che le dame facevano ai propri cavalieri. Al tempo le maniche dei vestiti potevano essere staccate e sostituite con maniche differenti. Era quindi un'usanza delle dame quella di lasciare una manica al proprio cavaliere, come gesto simbolico. Un'altra origine della parola mancia risale alla servitù che prestava servizio nelle case delle grandi famiglie aristocratiche. Un tempo le famiglie aristocratiche potevano concedersi il lusso di avere una servitù al proprio servizio. Tale servitù non riceveva uno stipendio, ma in cambio del proprio servizio ricevevano vitto e alloggio gratuito. Quindi ricevevano i pasti e un posto dove dormire. Svolgendo le proprie mansioni, le maniche dei vestiti della servitù si consumavano molto facilmente e la famiglia aristocratica presso cui lavoravano dava alla servitù i soldi necessari per sostituire la manica. Torna di nuovo la parola manica, manche, da cui deriva mancia. Conoscevi l'origine di questa parola e di questa usanza? Fammi sapere qui sotto nei commenti se hai trovato interessante questo video. E a proposito di riconoscimento, se ti piacciono i video di Vaporetto Italiano e li trovi utili per il tuo italiano, puoi cliccare sul bottone iscriviti che trovi qui sotto e sul simbolo della campanella, così riceverai una notifica ogni volta che pubblico un video nuovo. Spero che questo video sia stato interessante per te e noi ci vediamo al prossimo. Sulla pagina Patreon di Vaporetto Italiano troverai tanti materiali e lezioni per migliorare il tuo italiano sempre di più. Su Patreon troverai le trascrizioni o le spiegazioni dei video pubblicati su YouTube con esercizi o domande di comprensione, le trascrizioni di tutti gli episodi del podcast con il vocabolario più importante usato in contesto e faremo tante lezioni in diretta con attività di comprensione orale, giochi, quiz, conversazioni e molto di più. Ti aspetto su Patreon se vorrai. Trovi il link sotto a questo video.